Perplessità. Un'occasione sprecata. Questo è ciò che provo quando vedo la card di Historic Crossover 2, sì, perché è innegabile dire che sia la Stardom che la New Japan Pro Wrestling avevano le migliori intenzioni quando misero in campo l'idea di uno show congiunto tra le due federazioni di Bushiroad. Il problema purtroppo è che non tutte le ciambelle vengono col buco, ed ecco quindi che ci ritroviamo una card che lascia aperta a tanti dubbi, a tante domande che cercano risposte, ed è quello che proverò a fare io in questo video, rispondere a tutti questi quesiti, queste perplessità che aleggiano dentro a tutti noi. Partiamo allora dal primo match della card, dove troviamo un tag team match tra Hanako e Aya Sakura che uniranno le forze contro Ranna Yagami e Sayaka Kurara. E qui arriva il primo quesito, la mia prima perplessità, che in realtà aleggia in Stardom da diverse settimane e non è prettamente legata al pay-per-view in questione. Per quale assurdo motivo Aya Sakura fa squadra con Hanako piuttosto che con Sayaka Kurara, che è a tutti gli effetti compagna di stable nelle Cosmic Angels? Questo, a dire il vero, è un problema che persiste da diverse settimane, come detto precedentemente, e sì, perché se avete seguito gli show settimanali della Stardom avrete sicuramente notato come in più di un'occasione ci è capitato di vedere abbinamenti senza senso durante i tag match che adornavano gli show. Spesso e volentieri ci è capitato di vedere un atleta di Cosmic Angels fare squadra con una lottatrice di Nexus V, che a sua volta faceva squadra con una lottatrice di Neo Genesis e così via, insomma. So che per molti di voi questa cosa magari non è importante, ma io sono una persona che guarda anche i piccoli dettagli e a mio avviso questo non è un dettaglio da poco, perché secondo me le gerarchie delle stable andrebbero rispettate, altrimenti arriveremmo al punto che esse non avrebbero più senso di esistere. Per quanto riguarda il match, devo dire che il tutto è stato fatto per permettere alle rookies della Stardom di mettersi in mostra davanti al grande pubblico che ne può così ammirare il talento. La battaglia credo comunque che vedrà la vittoria di Hanako e Aya Sakura. Sta di fatto che non mi sembra un match da pay per view, piuttosto da puntata settimanale, se mi fate passare il termine. Passando al secondo match, troviamo anche in questo caso un tag team match con protagoniste le Cosmic Angels, che in questo caso verranno rappresentate da Tam Nakano e Saori Anu. Il duo affronterà il team composto da Shuri e Tomoka Inaba, che cercheranno di rappresentare al meglio Gozai. E qua sorge immediatamente il secondo problema dell'intera card, che dunque non è prettamente legato a questo match, ma allo show in generale. Se il Story Crossover 2 vuole rappresentare sia la Stardom che la New Japan Pro Wrestling, per quale motivo i match non sono tutti dei mixed tag team match? Perché quindi non proporre match misti dove andare ad affiancare wrestlers della New Japan Pro Wrestling alle lottatrici della Stardom? Perché questo viene soltanto fatto in rari casi e non viene ripetuto in più occasioni? Lo so, anche in questo caso non è facile rispondere a tutte queste domande, anche perché non possiamo sapere cosa passi nella mente dei vari dirigenti, ma tutto questo ha il sapore di occasione sprecata, perché in un pay-per-view di questo genere, con la promessa di unire le forze di entrambe le compagnie di Bushiroad, personalmente mi aspettavo qualcosa in più. Mi aspettavo una card variopinta, un qualcosa di diverso dai classici match Stardom e New Japan Pro Wrestling che vediamo ormai ogni volta che ci sintonizziamo su un loro show. Credo che questa era la volta buona per proporre qualcosa di innovativo, un qualcosa che andasse a stuzzicare il palato dei fans, e invece dobbiamo accontentarci dell'ennesimo tag team match casuale.
Il risultato della battaglia credo penderà verso Cosmic Angels, anche perché è alquanto difficile immaginare chi delle due possa prendersi il pin, un qualcosa che molto probabilmente verrà dato in carico a Tomoka Inaba. Continuiamo la nostra carrellata di pronostici con l'ennesimo Six Women's Tag Team Match tra Neo Genesis e 8. Un altro match che soffre del problema menzionato poco fa, perché anche questa battaglia non offre un qualcosa di nuovo, ma piuttosto un incontro che abbiamo visto e rivisto in Stardom in tutte le salse, e che è sempre bello vedere ovviamente, non mi fraintendete, ma che in un pay-per-view che dovrebbe offrire un qualcosa di diverso, effettivamente non lo offre. Vi direi che la vittoria andrà a Neo Genesis, con Ruaka indiziata numero 1 a beccarsi il pin, ma vedendo ciò che sta succedendo ultimamente a Azumi, sì signori, ultimamente Azumi sta facendo una dannata fatica a vincere i match, il pronostico è tutto da scoprire. A tal proposito, vi invito a lasciarmi il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Andiamo avanti per trovare un altro six-man tag team match, questa volta completamente brandizzato dalla New Japan Pro Wrestling. Sì, perché avremo lo United Empire che verrà rappresentato da Jeff Cobb, Francesco Akira e Callum Newman, che affronteranno il terzetto composto da Tiger Master, Boltin Oleg e Toru Yano. Un altro match che offre poco in realtà ciò che dovrebbe rappresentare il pay-per-view, ma tant'è. Il mio pronostico va in favore di United Empire, che credo andranno a prendersi una facile vittoria. Passiamo finalmente a un match misto, dove wrestlers della Stardom uniranno le forze con wrestlers della New Japan Pro Wrestling per dar vita a un 8-man tag team match. Dunque, Hiroshi Tanahashi, Yusuke Taguchi, Hanan e Sayaida se la dovranno vedere contro la squadra formata da Cape Kid, Drilla Moloney, Natsuko Tora e Saya Kamitani. Un match che sulla carta può risultare simpatico da vedere e che può portare quella ventata di aria fresca che fino ad ora era mancata allo show. L'unica nota negativa, se così la vogliamo chiamare, sta nel fatto che il match viene rappresentato senza una costruzione vera e propria, e questi 8 atleti andranno a fare squadra senza un reale motivo. Non c'è infatti una rivalità che contraddistingue i due schieramenti, che vengono messi insieme solo perché un team rappresenta il bene mentre l'altro rappresenta il male, insomma. Ma non si può avere tutto dalla vita, quindi direi che di questo match sono tutto sommato soddisfatto e lo promuovo tranquillamente. La vittoria andrà a mio avviso alla squadra degli Hill, con Ryusuke Taguchi indiziato numero 1 a prendersi il pin finale. Passiamo ora ad uno dei match meglio costruiti della card, nonché una delle battaglie che attendo di più. Sì, perché Taichi e Natsupoi vs Tekla e Clark Connors è uno di quei match che valgono il prezzo del biglietto. La costruzione del match è stata impeccabile, semplicemente perché il tutto è nato dalla sfida titolata tra Natsupoi e Tekla, andata in onda il 5 ottobre scorso. Ancor prima però Tekla si era permessa di farsi aiutare a sorpresa da Clark Connors, che aveva colpito Natsupoi con una spear, scioccando il mondo. Nonostante poi la sua sconfitta, Tekla ha giurato comunque vendetta contro Natsupoi, aprendo la strada a questa battaglia. Uno scontro dunque che può risultare importante anche per il futuro sia di Natsupoi che della stessa Tekla. Sì, perché qualora Tekla dovesse riuscire a conquistare una vittoria contro Natsupoi, potrebbe ambire ad un rematch valevole per la White Belt, mentre una vittoria di Natsupoi stroncherebbe le ambizioni titolate di Tekla. Non è quindi facile pronosticare questo match, però devo ammettere che mi piacerebbe vedere altre lottatrici impegnate nella rincorsa alla White Belt. Ecco perché, anche perché insomma Tekla ha già comunque avuto la sua chance.
allora forse il risultato più giusto potrebbe essere quello della vittoria di Natsupoi e Taichi, così che Tekla possa tranquillamente continuare la sua strada come Goddess of Stardom Champion insieme a Momo Watanabe, che probabilmente le porterà a difendere i titoli a Dream Kingdom contro le vincitrici della Goddess of Stardom Tag League. Mentre Natsupoi sarebbe libera di concentrarsi su nuove avversarie, con un occhio di riguardo verso Starlight Kid, che a mio avviso potrebbe essere anche la candidata numero uno per ricevere la prossima title shot. Anche il prossimo match sarà un mixed tag team match dove troviamo il team di Zack Sabre Jr. e Maika che affronterà il team di Starlight Kid e El Desperado. Innanzitutto lasciatemi dire che è bello poter finalmente rivedere El Desperado sul ring. E sì, perché per chi non lo sapesse, El Desperado è rimasto fermo ai box per un infortunio che lo ha tenuto lontano dal ring per diversi mesi. Questo sarà quindi il suo match di rientro e personalmente non vedo l'ora di rivederlo in azione. Detto questo, il match presenta 4 dei top wrestlers di entrambe le federazioni, perché da un lato troviamo i 2 vincitori dei 2 tornei annuali più importanti delle compagnie di casa Bushiroad, nonché l'attuale IWGP World Champion. Dall'altra parte invece abbiamo 2 atleti che fanno del mistero la propria carta vincente, sì, perché entrambi mascherati e entrambi portatori di uno stile che prende spunto dalla lucha libre. Sia SK che il Desperado riescono a fondere molto bene i loro stili insieme per dar vita a qualcosa di super interessante. Il match dunque dovrebbe essere in grado di farci divertire, con la vittoria che sembra pendere dalla parte di Zack Sabre Jr. e Maika. Andiamo avanti perché troviamo il primo dei 2 match titolati della Kermesse. In questo caso il protagonista di questa battaglia sarà il KOPW Championship che Great Okan difenderà contro Suzu Suzuki in un match dove tutto è concesso, essendo uno scontro senza squalifiche, con un'aggiunta bizzarra. Sì, perché in caso di sconfitta Great Okan sarà costretto a tagliarsi barba e capelli. Detto questo, non sono mai stato un gran fan dei match intergender, ma voglio dare fiducia a questo match. Ammetto che la battaglia in sé può risultare molto godibile, anche perché l'idea di far sì che il match fosse senza squalifiche è stato un colpo di genio. Così facendo entrambi gli atleti possono combattere ad armi pari, il che rende il match molto più imprevedibile e per nulla scontato. Sì, perché a mio avviso le possibilità di vittoria di Suzuki sono tante quelle di Great Okan. Nessuno dei due parte avvantaggiato e sono certo che la battaglia resterà in bilico fino alla fine. Anzi, prendetemi per pazzo, ma io penso che la vittoria andrà proprio a Suzu Suzuki, che conquisterà il KOPW Championship per la prima volta in carriera. Passiamo ora a quello che dovrebbe essere il main event dello show, o almeno credo. Un incontro che vedrà protagoniste Mayu Iwatani e Momo Watanabe darsi battaglia in un match valevole per la IWGP Women's Championship. Il regno di Mayu è ormai vicino ai 600 giorni e può contare anche ben 7 difese, sia perché in realtà il suo regno era partito in sornione, diciamo, senza troppa attenzione né da parte della dirigenza che dei fan stessi, ma negli ultimi mesi sembra che il regno di Mayu Iwatani abbia finalmente spiccato il volo. Ecco dunque che Mayu ora si appresta di nuovo a difendere il suo prezioso titolo contro un'avversaria ostica, quale Momo Watanabe, che potrà di certo contare su tattiche penali e aiuti esterni per mettere in difficoltà la leader di Stars. Guardando al futuro però non credo che Momo possa davvero ambire a questa cintura, o comunque non in questo preciso momento. La Watanabe possiede già un titolo che la rappresenta e che probabilmente dovrà mettere in palio a Dream Kingdom, come detto precedentemente.
Inoltre sembra che all'orizzonte ci possano essere altre sfide ad attendere Mayu e il suo IWGP Women's Championship, sfide rappresentate dai nomi più disparati, su tutti quelli di Azumi e Maika. Quindi mi aspetto una riconferma di Mayu Iwatani che credo difenderà con successo per l'ennesima volta il suo prezioso alloro. Questa quindi è la card completa di History Crossover 2, un pay-per-view altalenante che si divide in match ottimi a battaglie poco interessanti e senza logica. Si poteva fare certamente di più, quello è certo, ma al contempo solo il ring saprà dirci se questo pay-per-view sarà un flop o se sarà l'evento dell'anno. Io credo che vivremo un evento con buoni spunti, alternati a semplici riempitivi, ma è dai buoni spunti che poi entrambe le federazioni dovranno fare tesoro per proporre in futuro eventi sempre migliori. Prima di salutarci vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che sono rimasti con me fino alla fine del video, ricordandovi di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi chiedo di lasciare i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Sono estremamente curioso di sapere le vostre opinioni su questo imminente pay-per-view. A tal proposito vi ricordo che in descrizione potete anche trovare i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel fantastico mondo del wrestling femminile con articoli dedicati alle vostre atlete preferite, nonché ai risultati dei vari show e così via. Date dunque un'occhiata ai link che trovate qua sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. See you next time! Bye bye!